Bella ragazzi! Bella ragazzi. Bella ragazzi. Abbiamo qui un riscaldatore a gasolio della Vevor. Ce l'hanno spedito, è un riscaldatore che produce 8 kW termici di calore con soli 40 watt di corrente elettrica. E viene utilizzato normalmente per riscaldare camper, per riscaldare tende, in ambito automotive, per riscaldare i camion. Ci sono paesi nordici dove addirittura questi sistemi sono proprio integrati nei veicoli e partono in automatico per riscaldare sia l'acqua del motore sia l'abitacolo del conducente. E direi di aprirlo un attimino, farlo vedere dentro e poi faremo qualche esperimento un po' illegale che non bisognerebbe fare, perché siamo curiosi di testare eventualmente se funziona anche con altri tipi di combustibili, ma voi non fatelo a casa e soprattutto non usatelo per riscaldarvi l'appartamento in modo economico. Sì, allora qua bisogna togliere questo e voilà, nuovo di zecca, è il serbatoio completamente nuovo, vuoto, pulito, intonso. Qua abbiamo la pompa di iniezione. Dal serbatoio andiamo a questa pompa che è inclinata a 45 gradi e deve essere così Per spurgare eventuali bolle d'aria. e questa pompa qui nei vecchi bruciatori è stata un po' il tallone d'Achille di questa macchina perché era rumorosa. Questa invece è ammortizzata e tenuta su con questo gommino, è anche fissata qui alla struttura con questo gommino qui che sicuramente aiuterà a silenziare di più l'apparecchiatura. Allora, come è fatto? C'è un serbatoio per il combustibile, c'è la pompa che manda ad alta pressione il combustibile e viene mandato a un iniettore che lo nebulizza tipo spray, poi c'è una ventola, un passaggio d'aria che miscela questa polvere, questa nebulizzazione di combustibile insieme all'aria in modo stechiometrico e anzi con un po' di eccesso d'aria e produce la fiamma come in un bruciatore da caldaia a gasolio, quelli che c'erano una volta. La cosa bella è che appunto il circuito dell'aria e quello del bruciatore sono separati, Sì. per cui avremo l'aria d'ingresso che entrerà di qua e andrà a riscaldare il nostro abitacolo, la nostra abitazione, il nostro camper, quello che sarà. E qui invece abbiamo un tubo di aspirazione e uno di mandata a fumi, piccolissimi, e quindi potete convogliare i fumi, aspirare l'aria dall'esterno, mandare i fumi all'esterno, 2 tubi, perché? Perché se siamo in un posto ventoso o in un momento dove il vento è forte, avere 2 tubi che uno aspira e uno manda all'esterno avremo un'equipressione e il vento non disturberà la combustione. Vediamo anche alcuni accessori che sono forniti con il pacco. I tubi che ho detto prima comunque vanno mandati all'esterno sempre, anche se siamo in una tenda, in una veranda, in un garage, in un posto chiuso, mentre invece sarà l'aria che viene aspirata da questo locale, da questo garage, da questa tenda, questo mezzo, e poi mandata calda, l'aria stessa dell'ambiente. Quindi i fumi sono totalmente separati. Allora abbiamo 2 bocchette, questa è sicuramente dell'aria calda in uscita, poi abbiamo questa che tutti chiamano marmitta. È un silenziatore perché la combustione è un po' di rumore lo fa. Silenziatore che va collegata sulla parte in fondo del tubo di scarico e ha un verso. Qui dove c'è questo micro forellino è la parte bassa, in pratica dovrebbe stare così. Perché? Perché bruciando l'aria esterna otterremo insieme ai gas di scarico anche umidità e quindi poi fermando l'apparecchiatura si svuota il tubo e questa qua ha la possibilità di fuoriuscire sia durante il funzionamento sia alla fine del funzionamento. Poi abbiamo questo, dicevamo appunto, il tubo di scarico. Ne esistono anche di altre lunghezze. Questo qui dovrebbe stare verticale, quindi scaricare in basso, non verso l'alto come tanti fanno, perché altrimenti si riempirebbe di condensa. Sì. Oppure orizzontale.
specialmente l'accensione, quando è freddo l'apparecchio, quando è freddo il tubo, anche i gas della combustione contengono chiaramente vapore acqueo, come vedete in inverno le marmite che sgocciolano in un'auto appena accesa, e quindi si accumulerebbe nel tubo. Poi abbiamo il tubo di uscita aria calda che va innestato qui sul davanti e probabilmente anche sulla bocchetta ci sarà un adattatore così. Questa che l'abbiamo vista prima va innestata qui e qui c'è la bocchetta che si incastra con queste linguette e poi può girare liberamente e mandare l'aria dove si vuole. Poi nel kit c'è ovviamente anche il tubo di aspirazione dell'aria, anche questi sono tutti tubi che si possono allungare. Estensibili, flessibili. E in cima a questo va innestato il filtro, che non è altro che una piccola griglietta che serve a evitare che entrino insetti o una mosca, ad esempio, sporcizia, foglie, eccetera, eccetera, all'interno del bruciatore. In certi ambienti tipo tenda o cose simili si può mettere dall'esterno questo, completamente all'esterno, e far entrare solo il tubo dell'aria calda. Questa è la staffa per tenere su la marmittina. Qui abbiamo varie fascette grandi e piccole per fissare il tubo di uscita e il tubo di scappamento e il tubo di ingresso aria più varia bulloneria per fissarci eventualmente alle parti del veicolo o della cosa dove va installata, mensola eventuale o altro. Sulla parte anteriore c'è il display che indica tutte le fasi di funzionamento, la temperatura, la possibilità di impostarlo, e c'è anche questo telecomando che permette di accenderlo e spegnerlo da remoto. Questo display è collegato a 3 fili, quindi tanti cosa fanno? Tagliano questi 3 fili, prolungano il cavo, perché questo si può anche staccare, è solo incastrato qui, e lo all'interno dell'abitacolo. In realtà questo qui in particolare ha una comodità che ha l'app, quindi potete tranquillamente dal cellulare accendere, spegnere, regolare le temperature e vedere tutti gli stati di funzionamento dal telefono, per cui questo è comodo lasciarlo a bordo macchina. Allora, come vedete qua c'è l'ingresso dell'aria che verrà riscaldata, l'aria ambiente, qua abbiamo l'uscita aria ambiente e da questa parte, che si intravede qua, è la ventola che praticamente aspira dall'ambiente l'aria e la spinge per poi essere riscaldata. È una doppia ventola, contiene anche una ventola che invece aspira l'aria dal tubo d'aspirazione dell'aria di combustione e la manda al bruciatore. Poi abbiamo, qua c'è tutto il sistema, la camera di combustione, il sistema di iniezione, abbiamo il sistema di accensione. La fiamma dove va a lavorare? Praticamente questo tubo qua è inserito dentro a questa testata tutta alettata che la potete vedere spuntare qua dentro, vedete la parte terminale, è una grossa testata alettata, la fiamma praticamente picchia in fondo a questa testata, ritorna indietro intorno a questa camera di combustione perché questo è inserito poi dentro e scarica da questo tubo che è praticamente lo scappamento. Questa testata alettata si scalda tantissimo, l'aria pompata dalla ventola più grossa, quella dell'aria ambiente, lambisce tutto l'impianto, raffreddando tutto, e lambisce soprattutto tutte queste arretature, uscendo riscaldata. C'è una superficie di scambio termico notevole, perché lì già vedete, ma qua si vede com'è complessa questa testata piena di alettature, e quindi ha un alto rendimento di scambio termico, pur essendo compatto l'apparecchio. Ok, abbiamo collegato il tubo di scarico con la sua fascetta e il tubo d'ingresso dell'aria con il suo filtro. Qui abbiamo messo la nostra marmittina silenziatore e adesso lo possiamo tirare su e riempire di carburante. Faremo una prima accensione solo col gasolio e poi sperimenteremo un po' con questo oggetto. Abbiamo una batteria per alimentarlo.
12 volt, funziona a 12 volt, volendo si può usare un alimentatore adeguato. Il cavo è il solito 2 fili, poi tutti scocciati come tutti i cablaggi automotive, ed è provvisto di un fusibile di protezione, quindi qua potete tranquillamente attaccarci direttamente una batteria. Mettiamo il gasolio, abbiamo misurato tutto, compresa la bottiglia, sono 2,313 kg, questo ci servirà dopo, direi che basta così. Sì, ripesiamo la bottiglia per vedere quanto ne abbiamo messo e così lo sappiamo e facciamo un po' di prove di miscele dopo. allora 1,459. Perfetto. Adesso chiudiamo il tappo e procediamo ad attaccare l'alimentazione elettrica. Come abbiamo detto va a 12 volt, noi abbiamo usato il fusibile come interruttore, ovviamente voi non fatelo. Lo introduciamo, vediamo anche il display che fa il check dei LED iniziale. Sembra un albero di Natale. Sì. Ecco, Ok. ha fatto tutto il suo check. Partito spento, il telecomando è già accoppiato, direi di partire di qua e facciamo silenzio perché questo display parla. Start heating, allora lui fa vedere la temperatura che sta leggendo qui, fa un pochino freddo. Il primo ciclo è quello di riempimento del tubo di combustibile. Adesso è partita la ventola, Sì, la soffiando sentiamo soffiare e fra un po' dovrebbe cominciare a scaldare la candeletta interna e cominciare a pompare gasolio da qua. Sentiamo adesso la pompa, poi quando è chiuso ovviamente si sente molto meno, e comincia a pompare. Ora dovremo vedere il gasolio che esce dal tubicino, vediamo qualche goccia, e va fino poi alla camera di combustione. Sta aumentando la velocità della ventola, se soffia di più in questo momento, sta aumentando? Sì. Si sente anche? Ok. Qui abbiamo impostato sul display una temperatura di 24 gradi. Vedete, possiamo cambiarlo anche dal telecomando. Aumenta ancora di velocità. Sta cominciando a partire, questa è la prima accensione, potrebbe fare un po' di fumo dallo scarico. Ok, direi che è assolutamente partito. Ecco, si sente il rumore. Sì. Ora l'aria è ancora fredda perché deve scaldarsi tutto quel blocco alettato, che è una massa non indifferente in alluminio, che ha un bel calore specifico. Adesso vediamo. Non fa nemmeno fumo. No, ma aspettavo che facesse un po' più di fumo. Vediamo che Ecco, comincia a uscire aria calda, adesso la sta iniziando termocamera. anche qua a scaldarsi l'aria. Vediamo anche la temperatura di Stefano. Il tubo comincia a scaldarsi, l'aria comincia a scaldarsi. Eccolo lì il tubo, sì. Vediamo anche il corpo del bruciatore, che adesso è freddo ovviamente perché abbiamo la parte del isolante e si deve ancora scaldare il dissipatore È esterno. interessante, sta fumando il tubo di inox perché evidentemente è unto per la lavorazione, sta scappando quel po' di tutto che ha. Sì. Ecco, è diminuita la 72 velocità. gradi, si è sta stabilizzato. Sì. Si è scaldato il blocco d'alluminio alettato, quindi ha diminuito la velocità perché ha sentito l'aumento di temperatura, si sta autoregolando. Ma veramente un bel
getto d'aria calda qua. Io proverei adesso a mettere la temperatura al massimo per vedere un attimino se... Ecco, sentite la pompa che va, che aumenta gli impulsi. In effetti ci sono persone che preferiscono regolarlo in hertz, cioè quanti impulsi al secondo, oppure in temperatura. Se lo regoliamo in temperatura, la macchina automaticamente regolerà gli impulsi. Altrimenti, se volete scegliere semplicemente più caldo o meno caldo, lo regolate in hertz. Questo è molto più comodo perché poi vedete direttamente il valore che volete raggiungere. Adesso abbiamo attaccato un alimentatore, ma può essere un comunissimo caricabatterie, e diciamo la batteria è sempre fondamentale, perché se attaccate questo dispositivo in casa, ad esempio, anche se non bisognerebbe farlo, e se ci fosse una mancanza di corrente elettrica, il bruciatore si spegnerebbe di colpo, e invece ha bisogno di fare il suo ciclo di raffreddamento e bruciare l'ultimo combustibile rimasto nel tubicino, per cui una batteria anche molto più piccola di questa è sempre necessaria. Quindi si può creare questo setup con un piccolo caricabatteria, che va a alimentare il tutto. Adesso l'abbiamo provato un attimino a mettere alla massima potenza, vediamo come siamo messi con le temperature. Allora, qui abbiamo il blocco, ok, abbiamo questa parte qui dell'uscita della plastica che siamo intorno ai 65 gradi, 66, infatti si può toccare tranquillamente con le mani, non è problematica. E il tubo in uscita invece stiamo parlando di aria a 78, 79, 80 gradi, ma può andare anche più su poi aumentando ancora di temperatura. Parliamo un attimino invece degli oli. Allora, noi avevamo detto all'inizio che abbiamo fatto 2 prove, 2 esperimenti. Allora, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo risparmiare sul gasolio. Perciò cosa facciamo? Sostituiamo parte del gasolio con olio vegetale. Allora, una cosa, adesso col gasolio viene a costare circa 2 con la corrente elettrica. In pratica sì, abbiamo fatto il conto. Facciamo un conto pensando di utilizzarlo alla massima potenza, quindi 8 kW, 8000 watt, avremo un costo di 2,96 € l'ora, praticamente quasi 3 euro l'ora, se andassimo solo con una stufa da 8000 watt a corrente elettrica. Col gasolio invece il prezzo si riduce in maniera esagerata, siamo quasi 30 volte. Parliamo di corrente elettrica perché un oggetto del genere fa venire in mente anche una stufetta elettrica, un qualcosa che uno si porta in un posto per scaldare quel posto. La cosa più portatile è una stufetta elettrica, mentre abbiamo questo che è veramente portatile. Allora, torniamo all'olio. Se noi sostituissimo, cioè aggiungessimo dell'olio al gasolio, vediamo se funziona. Ma l'olio, chiaramente, a parte prenderlo all'ingrosso a livello industriale, costa più del gasolio. L'olio di semi. Soprattutto l'olio di colza, che purtroppo una volta veniva utilizzato anche da chi voleva risparmiare con l'automobile, comprava l'olio di colza e lo mescolava, o addirittura andava completamente a olio di colza facendo odore di patatine fritte mentre viaggiava. Adesso l'olio di colza costa molto di più del gasolio, quindi non è diventato non più conveniente utilizzarlo. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una prima prova di purificazione di olio da friggitrice. L'olio da friggitrice esausto viene di solito dato a ditte che lo riciclano e fanno vari prodotti, dai saponi all'olio lubrificante, ad esempio per le motoseghe e tante altre cose, e a un prezzo diciamo zero. Quindi questo qua l'abbiamo filtrato e disidratato. Vediamo cosa succede. L'abbiamo anche già pesato, abbiamo qua i pesi, come abbiamo pesato il gasolio prima e dopo, peseremo la bottiglia dopo. Quindi questo qua non serve in imbuto perché la bottiglia è piccola, metterò in agitazione. Adesso facciamo in modo da... ce lo buttiamo tutto.
chiudere il tappo e agitarlo di più. Volevo far vedere che è olio e che non ne abbiamo aggiunto gasolio alla sua bella densità. Non ha manco lasciato fondere qualche 2 settimane che è dentro questa bottiglia, l'abbiamo filtrato bene. Ora pesiamo anche la bottiglia vuota per togliere la tara o quel poco che è rimasto. Sì. Ma sembra, dal rumore sembra che non sia cambiato nulla. Allora direi di alzare anche tanto anche la temperatura, Mettiamolo su, così la vediamo pompa comincia a togliersi, sì, poi si deve riempire tutto il tubo. 32, 33, 34, 36 gradi. Ancora non è arrivato comunque all'iniettore, non è arrivata la nostra miscela, dopo arriverà. Ci metto sul tempo, il flusso è piccolo perché consuma poco. La bottiglia pesa 23 grammi, quindi praticamente nulla. Adesso poi faremo i calcoli e vediamo un po' questa proporzione a quanto corrisponde in percentuale. Tanto vediamo se funziona. Eventualmente aggiungiamo anche olio di colza perché no, perché questo non abbiamo fatto questo poco qua. Quindi vogliamo vedere aggiungendo sempre olio vegetale. Aggiungiamo. Aspettiamo che vada a regime con questa miscela qua. Sì. Poi pesiamo, aggiungiamo arbitrariamente e ripesiamo e alla fine vediamo le 2 proporzioni. Questo non fatelo mai. Sai che? Non fa nemmeno odore, sarà già arrivato. Aspettiamo un po'. Si sente l'umido dell'aria ovviamente che si condensa sulla mia mano. Non ha odore. Però non ha odore. Evidentemente ha una combustione brucia bene proprio il sistema, ha un buon sistema di miscelazione, di nebulizzazione e combustione. Sono anche curioso di provare a staccarla dal filtro. Sì, si sente quanto succhia, fa anche da insonorizzatore. Una cosa, ha un altimetro questo, misura la pressione dell'aria, che serve per ritoccare la carburazione, come sui motori c'è un sistema che controlla la temperatura, ad esempio, dell'aria, queste cose, per aggiustare la carburazione. Non c'è nessun cambiamento per ora. Sembra che stia comportando bene. Fa il suo lavoro. Facciamo questa aggiunta? Dai. Esageriamo? Quanto ce ne mettiamo, vai? Io farei metà bottiglia. Che non dobbiamo neanche pesarne, 1 litro è nuovo. Un attimo che qua devo rifare. Allora. C'è da togliere ancora il sigillo su questo che ci ha già fatto impazzire una volta in un video, quello della tempra. Se cercate il nostro video della tempra della mini incudine, non riuscivamo ad aprire il tappo. Allora facciamo conto che anche questo sia olio da friggitrice. 938 scriviamo, colza 938. Questo è molto più denso dell'olio. Sì, vediamo un po'. Sì. Siamo quasi a metà. Va bene, ancora un po', poi miscelo. Io penso che faremo un video su come purificare l'olio da friggitrice. Sì, perché l'olio vari usi, non solo questo, può servire da tantissime altre cose l'olio da friggitrice. è una risorsa preziosa e costosa che spesso appunto viene buttata via, riuscendo a riciclarla. Allora aspettiamo un po' che questa miscela fatta adesso arrivi all'iniziatore. Non si sente niente. Niente. Fantastico. Abbiamo richiuso l'apparecchio, è acceso da circa un'ora, sta continuando a funzionare con l'olio da friggitrice e il gasolio, quindi sembra che non abbia problemi a bruciarli.
e abbiamo fatto un po' di conti sul rendimento e ci siamo resi conto che in effetti è veramente economico utilizzarlo anche con l'olio usato. Approfittiamo per spegnerlo, così vediamo anche il ciclo di spegnimento. Parla. Ha scritto off sul display. Ora farà tutto il suo percorso per spurgare tutto e si spegnerà. Allora, tanto parliamo di queste cose, parliamo prima di questo. Allora, partendo dal potere calorifico del gasolio, che è 10,3 kWh per litro, il nostro apparecchio consuma 0,62 litri ora, quindi la potenza è circa 6,4, la potenza dell'apparecchio 6,4 kW per ora al massimo. Allora, di gasolio consumato, quindi il consumo Vevor è 0,62 per 2 euro, il prezzo del gasolio circa 2 euro, abbiamo 0,32, sono 32 centesimi ora. Abbiamo 32 centesimi ora, quindi il costo dell'energia è 0,36 dell'energia elettrica, confrontando con l'energia elettrica, per 6,4 uguale 6,4 kW gasolio consumato, stiamo parlando di questo, avremo 2,3 euro ora con l'energia elettrica, spenderemo questa cifra per eguagliare questa potenza di gasolio consumato. Ora arriviamo a fare tutto, dato che abbiamo fatto questo lavoro qua, abbiamo messo, come vediamo qua, abbiamo messo 854 grammi di gasolio, poi abbiamo aggiunto 427 grammi di olio da friggitrice e altri 458 grammi di olio di colza, e abbiamo quindi di oli, facciamo conto sia tutto da friggitrice, avremo 885 grammi di olio da friggitrice e 854 grammi di gasolio, quindi più o meno il 50% di gasolio e il 50% di olio da friggitrice, che consideriamo costo zero quello. Allora, tornando qua, abbiamo appunto il 50% di olio da friggitrice, e quindi verrebbe fuori questo, che costerebbe 0,16 centesimi ora il nostro apparecchio. Quindi abbiamo un rapporto qua di 2,3 fratto 0,16, 2,3 euro ora per l'energia elettrica, 0,16 euro ora, ossia 16 centesimi ora, per il combustibile misto che abbiamo impiegato. Quindi sarebbe 14 volte più conveniente rispetto all'energia elettrica. Però c'è una cosa, il rendimento di scambio termico non è certo il 100% come lo è per l'energia elettrica. Una stufa elettrica, se consuma 1 kW, rende 1 kW termico e basta. Qua invece c'è una parte di calore che viene buttato fuori in ambiente perché sono i fumi, e una cosa del genere intorno al 60% diciamo di rendimento di scambio termico. Per una grossa caldaia chiaramente ha un rendimento più alto, ma una grossa caldaia. Quindi dobbiamo fare il 60% di quello che abbiamo visto, le 14 volte di differenza, abbiamo 8 volte, comunque renderebbe 8 volte di più, costerebbe diciamo 8 volte meno rispetto all'energia elettrica usando l'olio di colza, anche se ha un rendimento che non è il 100%. Ora, se usassimo tutto olio di colza, poi proveremo un giorno solo olio di colza, di friggitrice, mi sono confuso adesso, avremo praticamente un costo zero, per punto lì, un costo praticamente zero rispetto all'energia elettrica, un rendimento infinito rispetto all'energia elettrica. Chi ha un ristorante potrebbe recuperarsi il suo olio filtrato. Non si dice. Chi ne fa grande uso, oppure famiglie grosse che friggono molto. Quindi a questo punto qua si è spento, ha fatto tutto il suo ciclo, da off ha fermato. Sta buttando ancora fuori un po' un flusso d'aria. Sì.
Per chi fosse poi interessato all'acquisto di questi prodotti, e come in tutti i video mettiamo sempre i link nella descrizione del video qui sotto, quindi potete trovarli, e insieme ad altre cose che utilizziamo nei nostri video e in tutte le... Ecco qua che... Sì. Inoltre, come per tutti i prodotti Vevor, avete uno sconto del 5% se usate il codice sconto che vi mettiamo qui sotto nella descrizione, che è www.sale, e quindi potrete avere uno sconto non solo su questi prodotti ma su tutti i prodotti Vevor. Poi faremo un video su come purificare l'olio da friggitrice. Potrebbe interessare a me. Direi che con questo abbiamo fatto vedere tutto e probabilmente anche di più di quello che dovevamo. Sì. E quindi se vi è piaciuto questo video mettete like, e non dimenticate, se volete supportare il nostro canale c'è sempre la nostra pagina Ko-fi, dove potrete offrirci un caffè per stimolarci a produrre sempre nuovi contenuti interessanti. E con questo Vi salutiamo. Bella ragazzi! bella ragazzi! Bella ragazzi!